Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere questo Nubia Z50. Era da anni che non provavo un dispositivo Nubia ed è acquistabile direttamente su Amazon. C'è la dicitura versione cinese, ma in realtà è la versione globale perché al suo interno c'è Play Store, lingua italiana, c'è tutto, quindi una sorta di versione globale. Potentissimo, un razzo, un missile, ma ci sono vari ma che dici, ma è possibile nel 2023 avere dei difetti del genere? 2023, siamo nel 2024 da poco. Comunque adesso ve lo racconto. Partiamo velocemente dall'unboxing perché in dotazione c'è la cover in silicone, carina, che comunque mantiene un bel design del telefono e va a stabilizzare le cam posteriori, perché se andate a appoggiare il telefono su un piano, queste cam posteriori vanno un po' a sbilanciare il tutto, e utilizzare il telefono su un piano si va a fare questo lavoro qua. Caricabatterie compresa americana con relativo adattatore per utilizzarlo in Italia, cavo Type-C nella colorazione rossa ed estrattore SIM. Esteticamente il telefono è veramente figo, almeno io che sono, non so se dire della vecchia scuola, perché mi ricorda molto S8, S7 con queste varie stondature dello schermo, anzi schermo e anche posteriore. A me piace tantissimo, invece adesso si va molto con design spigolosi e io devo dire che così mi piace parecchio. Poi ognuno ha i suoi gusti, ma ha i suoi difetti avere queste stondature. Comunque abbiamo un frame in metallo, la cover penso in plastica, almeno da come suona, però sembra quasi vetro. Dico sembra perché Nubia non ha specificato i materiali utilizzati, quindi vado un po' a occhio. Poi per quanto riguarda il peso, 199 grammi, direi comunque ben equilibrato, si riesce a impugnare molto bene. Pellicola già preapplicata e non abbiamo nessuna impermeabilità e nemmeno il jack per le cuffie, quindi abbiamo solamente l'entrata Type-C e qua sotto il carellino SIM. Componenti hardware non si discute assolutamente, abbiamo lo Snapdragon 8 Plus Gen 2 accompagnato da 256 GB di spazio per l'utente. Questa qui è l'unica versione che viene venduta in Italia, poi ci sono anche altre versioni, c'è la 128 GB ma solo le UFS 3.0, insomma ha le memorie un pochino più lente, quindi è meglio acquistare la versione 256 perché il prezzo non è assolutamente male. Nessuno slot per la micro SD ed è un telefono dual SIM, quindi ci vanno due SIM qui all'interno. Diciamo che se utilizzate una sola SIM non potete navigare in internet con la connessione dati intanto che effettuate una telefonata. Se avete la doppia SIM, con una navigate e una telefonate. Questa penso sia l'unica limitazione della versione cinese che parlano loro, sebbene l'impostazione sia attiva. Comunque abbiamo NFC per i pagamenti, il 5G ovviamente è supportato, Wi-Fi, Bluetooth. Il GPS non l'ho trovato proprio così reattivo come i competitor. Diciamo che, per farvela semplice, indica le svolte con un filino di ritardo, tipo un secondo esagerare, e lo si nota non sempre. Doppio speaker inferiore e superiore, ma superiore è nella capsula auricolare, diciamo che crea questa stereofonia, anche se la qualità audio diciamo è buona, niente di che. Vibrazione ok, e le chiamate si possono registrare con il dialer incorporato e ottimo il sensore di prossimità. Display, direi la vera punta di diamante di questo telefono, perché abbiamo un display AMOLED da 6,67 pollici, schermo curvo con un refresh rate a 144 Hz, Full HD Plus 20 noni, colori bellissimi, non c'è niente da dire, ottimo bilanciamento, mi piace veramente un sacco e arriva fino a 1000 nits di luminosità, quindi sotto la luce del sole si vede tranquillamente. Il display non si discute, ma il touchscreen è inspiegabile, impossibile avere un display così. Diciamo che ci si deve prendere la mano. Inizialmente pensavo di avere un esemplare difettoso inizialmente, perché dicevo ma il touchscreen ai lati dello schermo non funziona, centralmente sì funziona ma non ha proprio quella sensibilità di tutti gli altri smartphone. Questo è il touchscreen del Nubia Z50, è l'unico difetto irrisolvibile, diciamo così. Vi assicuro che comunque ci farete la mano o il dito. Invece lo sblocco sotto il display, vedete che ogni tanto compare l'iconcina dell'impronta digitale. Ok, funziona abbastanza bene, adesso non andrà mai. Ok, ottimo. Batteria da 5100 mAh, con 2 giorni di utilizzo si riescono ad effettuare 8 ore di schermo senza problemi. Durata eccezionale, non si discute, c'è un'ottimizzazione top, perché proprio con questa versione personalizzata di Android si può andare a bloccare l'avvio automatico di determinate applicazioni, l'utilizzo delle app in background, si può personalizzare il tutto come uno vuole,
senza rinunciare al funzionamento delle notifiche. Con il proprio caricatore da 80 watt, ovviamente utilizzando l'adattatore per la presa italiana, si riesce a ricaricare in una mezz'oretta circa. Un missile, lato batteria top sia in carica che in scarica. Purtroppo manca la ricarica wireless. Camera principale da 64 megapixel con una lente da 35 mm. Quindi lo scatto ravvicinato bisogna passare alla grandangolare per effettuarlo, grandangolare che è da 50 megapixel e si ha un angolo di visione di 122 gradi. La resa fotografica devo dire che è ottima in qualsiasi condizione, sia al buio e proprio al calore del sole, l'HDR funziona proprio bene e sono rimasto soddisfatto. Diciamo solamente la messa a fuoco non è il punto e scatta, non è proprio il suo forte, però il risultato finale senza distrarsi durante lo scatto è ottimo. Vi faccio vedere anche un paio di scatti sia effettuati in montagna che nella mia città qui a Ferrara, di sera, di giorno. Gli scatti sono veramente belli e soprattutto se utilizzate questi scatti sui social sembrano quasi scatti da una reflex. E qui dietro c'è il flash circolare che è impressionante e genera un'ampia luce quando serve. Ci sono anche tantissime modalità di scatto, modalità Pro dove si può modificare qualsiasi parametro e le registrazioni video arrivano fino all'8K 10 bit 30 fps. Stabilizzazione ottica nei video, però bisogna scegliere tra stabilizzazione ottica e HDR, non si possono mantenere attive entrambi e durante le registrazioni non si può passare da una cam all'altra. E infine anteriormente la fotocamera da 16 megapixel, buona per scatti con varie bici, ma niente di che, registrazioni Full HD e senza stabilizzazione video. Bene dai, direi dopo lato fotocamera come va questo telefono? Vi ho già detto che questa qui è una versione globale, quindi con un po' di accortezze si può andare ad installare i servizi Google, proprio dalle impostazioni c'è l'opzione dedicata e una volta installati i servizi Google si può andare sullo store proprietario oppure scaricare direttamente l'APK. Andate sullo store proprietario, cercate Play Store, vi scarica il Play Store e proprio da lì andate ad installare tutto quanto, perché una volta acceso il telefono non c'è nulla, cioè non ci sono applicazioni di spazzatura, non c'è nulla, nemmeno la calcolatrice. Questa qui è una gran cosa, telefono vuoto e personalizzate l'installazione delle applicazioni proprio come volete voi e quali volete voi. Gli aggiornamenti non sono proprio il suo forte perché abbiamo Android 13, sì, ma le patch di sicurezza sono aggiornate a giugno 2023. Peccato per questa MyOS di Nubia perché è sì piacevole da utilizzare, fluida nelle animazioni, il font mi è molto piaciuto, un font carino. Comunque mi è capitato una volta su 2 mesi, perché è da più di 2 mesi che lo sto utilizzando e l'ho voluto proprio stressare alla grande anche in queste feste natalizie, l'ho dovuto riavviare una sola volta perché comparivano sul telefono cose strane sul display. Se guardate anche il calendario qui sotto, non so, comparivano delle righe colorate strane. Riavviato il telefono, risolto. Riavviato il telefono in soli 10 secondi, per dirvi che questo telefono in 10 secondi si accende ed è operativo, è assolutamente un missile. La tastiera Nubia non mi è piaciuta più di tanto, ho subito installato la tastiera Google, non mi faceva impazzire, forse era solo questione di abitudine, io sempre abituato con Google, l'ho risolta così, anche perché poi i tasti anche nella tastiera non si riescono a premere qui ai bordi dello schermo. È un fulmine, mi ha stupito la differenza dell'apertura delle applicazioni, anche con lo Snapdragon Gen 1 che ho qui in possesso, la differenza si vede soprattutto se confrontati. Per quanto riguarda l'utilizzo social, visto che io sono un utilizzatore assiduo di social, non l'ho trovato adatto per questo compito, o meglio, ci si deve prendere l'abitudine, è veloce, si riesce a fare tutto nella metà del tempo. Vi faccio l'esempio del caricamento delle storie, non è così facilitato, quindi dovete avere vari accorgimenti. Forse sarà il touch poco reattivo, non lo so. Diciamo che tutto l'insieme non mi ha fatto amare questo telefono con Instagram e sicuramente gli smanettoni o utilizzatori giovanili noteranno questa cosa. Diciamo che questa qui è solamente una mia nota personale con un utilizzo diciamo estremo di Instagram, ma insomma se vi capita fatemi sapere anche voi se notate questi problemucci. E Android Auto l'ho provato con la mia auto senza il cavo perché la versione wifi non funziona.
altri ho trovato online che utilizzano Android Auto con la versione con il cavo. Insomma, a me Android Auto non funziona. E per quanto riguarda le temperature, ottime. Nubia parla di una camera di vapore al suo interno e mantiene il telefono sempre fresco, e direi che nell'utilizzo non scalda solamente durante la ricarica. Durante gli 80 watt direi che scalda un pochino, comunque nulla di preoccupante. Dai, arriviamo alle conclusioni. Vi ho detto un pochino di pregi. Pregi sono assolutamente la velocità, un telefono razzo, e i difetti, il difetto più grande è il display. È un aspetto che lascia desiderare ed è un dettaglio che non dovrebbe essere trascurato. Diciamo che l'ho definito un dispositivo intrigante con lati nascosti che merita un'attenzione particolare. Per quanto riguarda il prezzo ufficiale è di 600 euro direttamente sul sito Nubia, ma su Amazon nella colorazione quella più chiara, se non ricordo male, costa sui 530 euro, e durante il Black Friday veniva venduto a 450 euro. Assolutamente un best buy per un telefono con queste caratteristiche, anche perché telefoni con lo Snapdragon 8 Gen 2 meno di 650 euro non si riescono a trovare. E comunque sono rimasto soddisfatto. Ci ho preso la mano un pochino con il touchscreen, quindi diciamo che ormai non si sente più questa problematica, e se passo ad un altro telefono si sente parecchio la differenza. Qui non c'è sensibilità, non so, il touchscreen è assolutamente bocciato, gli darei voto 1 perché non si può al giorno d'oggi avere un telefono così. E è uscita da poco la versione Z60 Ultra, quindi il modello dopo questo Z50, che sulla carta sembra avere prestazioni e fotocamere migliorate, e spero di avere la possibilità di provarlo anche per fare un confronto e soprattutto testare questo touchscreen, se l'hanno perfezionato o meno. Insomma, se anche voi avete questo smartphone o avete intenzione di comprarlo, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto come vi trovate. Se avete anche delle domande da farmi, io sono tutto orecchi, e alla prossima sempre su YouWin Blog.